Ciao a tutti, io sono Marco Tognolo e questo è MTB Mag, ma soprattutto questo dietro di me è il lago del Gris nel Canton Vallese in Svizzera e oggi ragazzi è il 19 ottobre, è un giorno più unico che raro avere questo cielo blu, niente neve, temperature quasi primaverile qua su a 2500 metri di quota. Ma non sono qui per farvi vedere il lago, bensì per farvi vedere questa nuova bellissima bici, e cioè la nuova Canyon Spectral CFR. Adesso voi direte, ma con un'altra Spectral? In effetti avete ragione, neanche un anno fa vi ho fatto vedere un video che parlava proprio della nuova Spectral con ruote da 29 pollici. Però quello era il modello CF, quindi più pesante, perché questo modello qua, ragazzi, è il modello top di gamma che si chiama CFR. Quindi il telaio pesa 200 grammi in meno rispetto a quello che avete visto l'anno scorso, ha sempre ruote da 29 pollici, ha 150 mm di escursione posteriore e 160 al posteriore. Questo è il modello top di gamma, quindi troviamo tutto montato XTR, dai freni libidinosi, ve lo dico già adesso, a 4 pistoncini XTR, cerchi in carbonio di T-Swiss 1200, da canale interno 30 mm, forcella e ammortizzatore Fox Factory, quindi con rivestimento Kashima, gomme Maxxis Minion DHR sia all'anteriore che al posteriore, però al posteriore è Exo Plus, quindi un attimino più resistente, e le geometrie sono quelle dell'anno scorso. Quindi vuole dire che abbiamo un angolo sella di 76 gradi o 76,5 a secondo di come uno posizioni il flip chip, che è qui, adesso si trova in posizione low, un angolo sterzo di 64 gradi o 64 gradi e mezzo, un reach in taglia L, che è quella che vedete qui, di 485 mm, quindi bello lungo. Adesso voi mi direte, però tu sei alto 179 cm, lo saprete ormai, inoltre hai un cavallo, cioè distanza sella, movimento centrale di 74 cm, come fai a stare su una L? Beh ragazzi, qua lo vedete, questo è un reggiseno telescopico da 170 mm di escursione, con un po' di spazio che avanza, quindi ci sta ancora un po' di cavallo, diciamo, quindi anche se avete magari il cavallo 73-72, su questa L ci starete. Perché ve lo dico? Beh, perché la posizione in sella è piuttosto raccolta, anche se il reach è così lungo. Ovviamente una bici montata così e con un telaio così leggero vi farà chiedere, ma qual è il peso? Beh, il peso registrato da me è di 13,4 kg senza pedali e senza questo bellissimo scomparto per gli attrezzi che vi farò vedere più tardi in un secondo momento, e senza ovviamente borraccia. La borraccia fra l'altro si estrae lateralmente ed è da 600 ml, quindi niente male per una posizione così incassata nel telaio. L'altra domanda che sicuramente vi starete facendo è: perché Canyon mi ha dato una bici se ha cambiato semplicemente un telaio? Beh, non è che ha cambiato solamente un telaio, perché adesso la gamma Spectral è veramente completa, nel senso che troverete, qua sotto nella descrizione c'è il link, modelli da 29 pollici davanti e dietro come questo qua, modelli da mallet, quindi 27,5 dietro, 29 davanti, e modelli solo 27,5. Potrete quindi sceglierli sul sito di Canyon a seconda delle vostre preferenze. Adesso, a me personalmente le 29 pollici piacciono sopra ogni altra cosa, perché mi piace pedalare in salita. Ragazzi, questo è un posto per esempio dove per arrivare abbiamo fatto 1000 metri di dislivello fra il passo della Nüfenen, quindi un passo pedalato su asfalto, poi abbiamo pedalato un tratto su sterrato e adesso qua vedrete che ci si arrampica per bene su un sentiero tecnico. Quindi a me piace proprio la trazione delle 29 pollici. Però chi preferisce magari avere una bici più agile posteriore va di 27,5, oppure chi vuole avere direttamente una 27,5 davanti e dietro può sceglierla. Non solo, Canyon presenta anche il modello Young Heroes, cioè pensato per i bambini da 145 a 160 cm di altezza, che avrà però 150 mm di escursione all'anteriore e 140 al posteriore. Della cinematica ve ne avevo parlato nell'altro video, comunque ve la ripropongo. Si tratta di un 4Link con il linkage qua sotto, praticamente sotto il perno posteriore. Il carro è super massiccio, infatti è molto rigido, ed inoltre vedrete poi quando la userò è molto progressivo. Infatti anche questa Spectral ha una cinematica a 3 fasi come la chiama Canyon, quindi sensibile all'inizio corsa, sostenuta a metà e progressiva, vedete già qui, a fine corsa. A me il design e soprattutto la colorazione di questa bici piace un sacco, ve lo devo dire, è veramente una fra le mie bici
preferite che ho ricevuto ultimamente, sia per gli angoli, quindi gli spigoli che vedete qua così, sia per come è proprio disegnato il carro e come si differenzia il colore del carro dal colore del triangolo anteriore. È veramente, secondo me, bellissima. Avrete poi notato i maxi dischi dietro e davanti, infatti Canyon è un po' esagerato secondo me, mettendo un disco da ben 200 mm posteriore con questi XTR a 4 pistoncini che sono molto potenti. Comunque c'è sempre tempo per cambiarli, togliere l'adattatore, risparmiare anche un po' di peso se uno volesse. Come vi dicevo, la posizione in sella è molto centrale e pur essendo una taglia L con un reach così generoso sono, oh che sasso, proprio centrale, però mi trovo veramente bene anche col manubrio che è largo 780 mm, tra l'altro tutto integrato con l'attacco, come piace a me, quindi in fase di pedalata l'angolo sella così verticale aiuta molto. Tra l'altro adesso ho l'ammortizzatore aperto e il carro è abbastanza stabile, non bobba tanto, però il lockout l'ho usato sulla strada asfaltata perché viene molto comodo, anche perché è qua vicino, non devo chinarmi neanche più di quel tanto. Però sul sterrato come adesso lo tengo aperto. Fiatone è dovuto all'altezza, qua siamo nel 2005, adesso non mi verrà ancora più fiatone dopo con le rampe. Il carro posteriore è lungo 432 mm, lungo abbastanza il giusto per evitare che la ruota anteriore si impenni. Infatti vedete che sono bello piantato, malgrado io abbia qua sotto 2 o addirittura 3 spacer, quindi tenerla giù in salita è facile anche quando le rampe diventano ripide. Ecco, per esempio qui si ha una bella rampettina da tenere giù la ruota anteriore, ma non ho problemi. I problemi sono le gambe che a questa quota bruciano, che è un piacere. Poi c'è anche la fanghetta della terra che si è un po' sgelata, che è veramente dura. Però per una bici con 150 mm di escursione al posteriore e 160 all'anteriore, devo dire che arrampica proprio bene. La trasmissione è una Shimano con corona da 32, Shimano XTR, pacco pignoni 10,51 e 51 qua aiuta, infatti lo sto usando. Devo dire che anche in posizione low la bici non tende a toccare dentro coi pedali su tutti i sassi. Certo, se si fa del tecnico la posizione high è da prendere in considerazione, però io vi dico che ho fatto anche la traversata del Monte Bare, altri pezzi dove c'è da pedalare con rocce affioranti e non ho toccato dentro sensibilmente, cioè non che mi ricordi proprio. Canyon dà questo telaio come G4, che nella loro scala di misura significa compatibile con l'enduro EVS. Questo per dirvi sia da un punto di vista di rigidità sia di robustezza, che è un telaio molto robusto, come si vede anche dal carro, che è veramente massiccio. Certo, non è una bici di enduro classica, nel senso che l'escursione non è probabilmente sufficiente per fare i garroni di enduro, però in discesa si può andare a manetta anche sullo scassato senza problemi. In discesa le sospensioni lavorano proprio bene, il carro, come vi ho detto, è sensibile all'inizio ma soprattutto molto progressivo alla fine, quindi uno può usare un sag del 30% e anche forse un pelino di più senza aver paura di andare a fondo corsa ogni 2x3. Qua siamo fra gli ometti, adesso comincia la discesa alla Capanna Corno Gris, che è uno dei pezzi più belli di tutto il giro. I freni, vi ho già detto prima, che sono super potenti, anzi al posteriore bisogna stare attenti a non bloccare troppo la ruota per via del disco da 180. Vedete che questi mangiabevi su e giù si fanno giostrare bene con questa bici, senza cambiare assetto, quindi senza chiudere ammortizzatore, avere lockout, niente, cioè va proprio bene ed aperta. Anche qui il carro da 4
da 4,32, qua c'è un bel gradone sorpresa che il mio cameraman anteriore mi ha fatto vedere l'ultimo secondo, ma questo è mountain bike. Dicevo, il caro posteriore è giusto per non essere né troppo lungo, che quindi la bici diventi impacciata in discesa, né troppo corto che la bici si impenni in salita, e poi rimane abbastanza giocosa. Infatti alzare la ruota anteriore è abbastanza facile se uno la pompa. Rimane da chiedersi perché montare una ruota da 27,5 dietro, ma io penso che magari se uno è più dentro la discesa, quindi magari fa tanto shuttle, bike park anche, forse è la scelta migliore. A me personalmente le mallet dietro non mi entusiasmano per via della loro performance in salita, che non è quella della 29, e sinceramente in discesa non ne traggo così un vantaggio. Però i gusti sono gusti, Canyon appunto offre una gamma ampliata, quindi potrete scegliere quello che preferite. E adesso let's go, un po' di velocità finalmente, il sentiero si apre, quindi possiamo surfare su questo terriccio meraviglioso. Se c'è una cosa che cambierei su questa bici sarebbero le manopole, perché sono un attimino dure, soprattutto in questo periodo dove mi sono fatto male al polso sinistro e quindi sono molto sensibile ai colpi. Avrei preferito un paio di manopole un attimino più morbide, però probabilmente se non mi fossi fatto male non avrei avuto grandi problemi. Per il resto il montaggio è veramente spaziale, non lascia niente di aperto ai desideri di un biker. Ah! Fermo, fermo! Questo succede quando si sta attaccati all'altro per fare le riprese. Non è successo niente, mi sono incastrato sui sassi che non avevo visto. Vediamo qualche dettaglio. In primis la borsetta porta attrezzi che è fissata con un velcro, vedete qua, se devo riuscire a aprirlo, ad un attacco posto qua sotto, avvitato con una vite qua al telaio. È interessante anche vedere cosa c'è dentro questa borsa portattrezzi, perché Canyon mi ha mandato un multitool che fa anche da Dynaplug. Cioè vedete, qua abbiamo sia il vermicello da infilare quando uno buca, sia l'attacco per una cartuccia, e dall'altra parte invece vedete qua ci stanno gli attrezzi che si trovano qua dentro, quindi tutte le brugole, brugoline. Uno le infila dentro qua, le blocca con questa leva, così non escono, e poi sarà un cricchetto che, come sentite, lavora solo in una direzione, quindi quando uno deve cambiare direzione sposta la brugola. Il tutto va dentro questo contenitore che tiene gli attrezzi fermi, soprattutto non li fa muovere, non fanno rumore, quindi nel telaio. Via ragno, ciao, via, no, tu non devi entrare lì. Poi dentro ci ho messo una camera d'aria Aerotan di Schwalbe per rimanere belli leggeri, e ovviamente altri vermicelli nel caso uno bucasse più volte. Inoltre questo portaoggetti vedete che si va a incastrare anche qua in questa asola che c'è, così, in modo da rimanere fisso in due punti, sia qua che con il velcro. Molto pratico. Il batticatena è super silenzioso, infatti la bici è veramente silenziosa perché comunque è fatto di gomma molto morbida e va molto bene. Inoltre il passaggio cavi interno è guidato, quindi anche qua i cavi sono estremamente silenziosi. Questo dettaglio mi è sempre piaciuto anche sul modello che ho testato un anno fa, e cioè il fatto che la vite dell'ammortizzatore vada dentro un adattatore che a sua volta va nel telaio. Cioè se uno spanna praticamente la madre questa, può cambiare semplicemente il pezzo in metallo senza rovinare tutto il telaio. Qua vedete il flip chip di cui vi parlavo prima. Una cosa strana sul montaggio di questa bici sono le gomme, perché sono delle Maxxis Minium DHR, quindi R vuol dire rear posteriore, sia all'anteriore che al posteriore. Vedete che anche all'anteriore abbiamo un DHR, e sinceramente questa non è la miglior gomma per un anteriore. Infatti ho tirato giù una mina qua sulla neve dove il terreno era un po' ghiacciato e sono bello che è caduto. Secondo me, se uno può, dovrebbe cambiare la gomma anteriore. Io penso che sia montata così, vista la carenza dei prodotti al momento, e quindi quello che c'è, delle volte si deve scendere a compromessi. L'angolo sterzo è abbastanza aperto per una bici con così poca escursione, cioè 160, quindi bisogna ricordarsi per bene di schiacciare il peso in avanti con il corpo,
cioè col busto, per evitare che la ruota anteriore vada un po' dove vuole lei. Guardate che figata questo bosco illuminato dal sole giallo. La bici fa un angolo sterzo di 64 gradi, quindi bisogna un attimino schiacciare sull'anteriore per dare direzionalità. Ci vuole un attimino di mano, cioè bisogna prenderci la mano, non è così immediata magari come altre trail bike, però una volta che uno si è abituato non c'è problema, è facile, puoi girare e giocherellare in giro con gli ostacoli. Qua per esempio che c'è la neve, non sappiamo quanto tiene, ma però fa abbastanza caldo, dovrebbe tenere, mi sembra un po' una scommessa. Con le sospensioni che lavorano così bene è facile anche appunto giocare con la bici, farla andare sugli ostacoli, curvare. La bici comunque è giocosa perché non ha troppa escursione come un'endurona, ma essendo 150 dietro, insomma nel limite della trail bike, diciamo, o il mountain come volete chiamarla. Questo sentiero è una libidine, l'ho fatto solo una volta in salita, però devo dire che merita anche in discesa. I cerchi in carbonio sono ovviamente rigidi, ma non è quello il punto su questa bici. Io direi che non sono troppo rigidi, anche se avrei magari preferito dei cerchi con spalla più bassa, ma però fanno bene il loro lavoro questi qui. Poi hanno bei mozzi, insomma sono DT, sono veramente ottimi. Ragazzi, se vi annoiate a guardare questo video ditemelo, io però mi sto divertendo un mondo ad andare giù per questo sentiero col fondo delle volte di aghi di pino, morbidissimo. Siamo arrivati a fine giro, insomma ragazzi, le conclusioni, come avrete capito questa bici mi piace un sacco, mi piace molto sia come estetica, come linee, sia come funzionalità, sia come idea di trail bike dall'escursione generosa e dal funzionamento perfetto. Inoltre questo modello CFR è leggero, quindi pedalarlo in salita veramente non è un problema. Oggi ci ho fatto 1300 metri di dislivello con telecamera, drone eccetera, non è veramente un problema. Guardatevi qua nel link tutti i modelli, i prezzi, le geometrie, perché come vi ho detto ce n'è uno per tutti i gusti, nel senso dalle 27,5 alle mallet alle 29. Guardatele, provatele agli eventi se ne avete l'occasione. Io vi ringrazio di avermi seguito in questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao, anzi non ciao, perché qua c'è la mia velina, c'è il cameraman, che è il buon Andrea Chiesa, che ha scoperto che qua c'è formaggio, bibite e cioccolato in questa casupola a fine giro. Pagare comodamente con Twint, che è l'app per i pagamenti in Svizzera che ho. Ecco, vedete, digitare l'importo, vediamo cosa c'è qua dentro. C'è anche il frigo. Non c'è niente ragazzi, però abbiamo visto le birre dentro lì nella fontana, mi sa che... Ah no! Ecco qua. Biscotti, bibite, 2 franchi. Beh, a sto punto... Il frigo lì è vuoto allora. Ah no. Però le bibite non c'è la birra.